Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche generali. Grazie. Per la prima metà di gennaio, ragazzi, avete la ruota della fortuna. Cambi in vista e direi anche cambi fortunati, considerato che c'è la ruota della fortuna. Normalmente è una carta che fa riferimento ehm, a dei doni inaspettati in arrivo, eredità, vincite al gioco, aiuti anche da un punto di vista pratico, non solo monetario. E è una carta che parla anche di cicli karmici. È una carta numero 10, quindi fa riferimento alla chiusura di determinati cicli e all'inizio di cicli nuovi. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che la lettura è di carattere generale, è fatta per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete solo quello che vibra con voi e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse... Wow! Se poi non dovesse risuonare nulla o voleste semplicemente... Queste le guardo ma non le prendo perché sono troppe e sono tutte girate al contrario. Cioè erano... vabbè. Se non vi dovesse risuonare nulla, se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. Nella descrizione del video trovate il link ad un altro video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di più oroscopi. Trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e trovate anche il link al video del corso di tarocchi che inizia a fine gennaio 2023. Il... Scusate, il termine per le iscrizioni è il 15 di gennaio e nel video spiego il programma e le modalità di svolgimento del corso. Poi per qualsiasi altra informazione in più potete sempre contattarmi. Allora ragazzi, direi che iniziamo l'anno con 3 arcani maggiori, quindi c'è una bella energia. E qui abbiamo anche la temperanza, quindi 4 arcani maggiori. Andiamo a vedere l'ultima carta, qual è? Il fante di spade. Ok, allora abbiamo la morte, la carta della giustizia, la stella, il fante di bastoni, il 7 di spade, la temperanza e il fante di spade al contrario. Periodo di grande trasformazione, devo dire. La morte è una carta di rigenerazione e sia la giustizia che la fortuna mi dicono che c'è l'universo che sta un po' lavorando per voi. La morte è una carta di nuovi inizi. Probabilmente si tratta di qualche tipo di attitudine, abitudine che bisogna lasciare indietro. Le attitudini possono essere sia fisiche, comportamentali, caratteriali o mentali. Lo andiamo poi a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. La carta della giustizia fa riferimento a fare le cose fatte bene, al mettersi in regola, mi dicono, sì, regolarizzare qualche tipo di accordo, qualche tipo di contratto. Quando c'è la giustizia normalmente si parla di contratti, quindi se per caso foste senza lavoro, vi dico che qualche cosa potrebbe arrivare. La carta della stella mi parla di sogni, di desideri e di speranze. Io sento che qui c'è qualcuno che ha un desiderio, che ha un obiettivo, diciamo. E il fante di bastoni mi dice che, ehm, allora, se fa riferimento a una persona, potrebbe essere la persona con la quale avete bisogno di regolarizzare la situazione o la relazione. Se fa riferimento a quello che potrebbe essere il vostro entusiasmo, sento che c'è qualche cosa, qualche tipo di proiezione mentale, qualche tipo di anche avidità, ehm, che insomma non vi permette di fluire come potreste. La carta del 7 di spade è una carta che parla di bugie, di proiezioni, di avidità, di qualcuno che cerca di fregare gli altri fondamentalmente. È una carta insomma un po' di qualcuno che cerca di raggirare l'ostacolo, di un fuggitivo. Mentre la temperanza qua è una carta di guarigione, ragazzi. È una carta anche di pazienza. È un po' come se aveste bisogno di fermarvi, occuparvi di voi e vedere semplicemente come le cose evolvono, ok? Perché c'è già qualcuno che sta lavorando per voi. Andiamo a vedere più nel dettaglio qualche sfumatura in più. Io intanto
Vi ricordo che sono già online gli oroscopi del 2023, sono 4, ce n'è uno generale e poi uno sulla crescita personale, uno sull'amore e gli affetti e uno sul lavoro e le finanze. Allora, per la morte abbiamo un 10 di coppe e una regina di pentacoli. Mm. Qui sono cambiati degli equilibri a livello familiare, io credo, o a livello di un gruppo, se fosse una stesa di lavoro per voi. Può anche essere che qualcuno abbia avuto un aumento di stipendio, un cambio di ruolo, o che avrà all'inizio di gennaio se non l'avete ancora vissuto, ma qui con questa giustizia c'è come se ci fosse un nuovo contratto, qualche cosa che viene definito. Andiamo a vedere la giustizia. Wow, l'imperatrice. E il diavolo. Un'altra carta? Asso di denari al contrario. Sì, risento un po' le proiezioni e i condizionamenti di cui parlavo qui, con questo diavolo, perché in realtà l'imperatrice è una carta di abbondanza, di prosperità, ma a quanto pare c'è qualche cosa che non parte, che non inizia, e credo che sia per quello che a un certo punto ci metta lo zampino l'universo, per una questione di condizionamenti mentali, eh. Difatti, quando c'è la morte si parla molto spesso di lasciare indietro delle attitudini, dei pensieri negativi o attitudini mentali. Andiamo a vedere la stella. 6 di coppe, un'altra carta di sogno, 6 di denari, re di pentacoli, regina di coppe, il giudizio e la temperanza nuovamente. Qui c'è voglia di star bene, ragazzi, di vivere il proprio sogno personale, di rimettere in equilibrio lo yin e lo yang, perché anche qui di nuovo la carta della temperanza. E poi c'è il giudizio. C'è qualche sogno remoto, c'è qualche cosa che voi volete realizzare che in qualche modo... Guardate, avete tantissimi arcani maggiori, devo dire. Sento, è come se fosse una qualcosa che assolutamente deve fare questo tipo di passaggio. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Fante di spade di nuovo al contrario e 4 di spade. È un percorso di guarigione, ragazzi. Perché avete la temperanza qui, avete 4 di spade qui e avete di nuovo la temperanza qui. E probabilmente qualcuno deve recuperare le forze da questa morte, perché comunque quando c'è la morte, sì, è vero, si parla di rigenerazione, di rinascita. Oh, scusate, quando mi sposto faccio sempre danni. Però è anche vero, che sono periodi piuttosto impegnativi, quindi bisogna dare il tempo, di processare questo cambio, Voi vi sento veramente ben focalizzati sull'obiettivo e io credo che veramente quello che vogliate voi sia un po', mi viene da dire il nutrimento e l'equilibrio. Andiamo a vedere il 7 di spade a che cosa fa riferimento, perché qui, ripeto, il fate potrebbe essere, beh, per certi versi vi dirò, potrebbe anche essere una mancanza di amor proprio che avete bisogno di sviluppare. Andiamo a vedere il 7. 7 di bastoni, al contrario. Il mondo al contrario, 7 di coppe. 7, 7, 7. 7, 14, 21 ragazzi. E l'arcano del mondo è il numero 21. Mm? Ehm, le proiezioni che fate, o di cui parla questo 7 di spade, sono inerenti delle possibilità che voi ancora non state vedendo.
Io credo che siate talmente presi da questa fase della lettura, da questa sorta di perché all'inizio avete tanti arcani maggiori, sono impegnativi normalmente, ok? Ehm, che semplicemente con questo sette di spade un po' fuggite dalla realtà, fuggite dal fatto che avete bisogno di difendervi, o come se piuttosto che difendervi preferite tirare indietro, scappare e ritirarvi. C'è qualcosa qua che... perché come qui ho parlato di nutrimento, se è vero che avete bisogno di nutrimento, avete bisogno di più equilibrio tra voi e gli altri, mi viene da dire, tra voi e la famiglia, tra voi e il gruppo, o semplicemente siete voi che avete bisogno di imparare il vostro equilibrio, quando dire stop al lavoro magari ehm, e prendervi cura di voi, o può essere viceversa, qui c'è una sorta di ok, non sono in grado ehm, di difendermi, di manifestare quello che io voglio, di cambiare il mondo e quindi tendo un po' a fuggire. Il consiglio per non incorrere in questo tipo di atteggiamento potrebbe essere proprio quello di portare in equilibrio il cuore e la mente, cioè non dire sempre con la mente, questo per esempio, quando vi chiedono spesso i favori e voi vi sentite obbligati a farli, no? Quella è la mente, perché vi sentite obbligati, perché vi sentite in dovere? Allora, un discorso è se mi dici, vabbè, perché quella persona lì mi fa sempre favori, quindi ricambiare è giusto e va benissimo. Un discorso è se ehm, questo dire sempre sì parte da una vostra insicurezza nell'essere accettati. Quindi il fatto che voi diciate un possibile no potrebbe essere fonte di rifiuto da parte degli altri per voi. Quindi potrebbe essere quella la vostra paura inconscia e di conseguenza da lì nasce la difficoltà di dire di no. L'importante è conoscersi, poi uno sa come prendersi, no? E quindi la temperanza è un po' questo, sento. Andiamo a vedere che carte mi danno. Ruota della fortuna un'altra volta. Sì, ma ragazzi, la guarigione arriva. La guarigione in qualche modo arriva, ve lo dico, il Papa al contrario. Può essere appunto attraverso una persona. Guardate, normalmente il Papa è una guida spirituale, in questo caso potrebbe proprio essere una guida che vi aiuta da un punto di vista spirituale, ma che come personaggio in sé non rappresenti una guida spirituale, non faccia questo tipo di lavoro, insomma. Però è una persona che vi può aiutare a mettervi in equilibrio. E quando c'è il Papa al contrario, parla anche di qualche cosa che voi non riconoscete, in questo caso di voi stessi. Ma io credo che sia dovuto a questo diavolo, perché comunque qui c'è qualche tipo di condizionamento. Come vi dicevo prima, no? La credenza limitante del ho paura di essere rifiutato, o credo che se non faccio quello che mi chiedono gli altri io possa venire o io vengo rifiutato, insomma, è un condizionamento mentale, è una credenza limitante. Andiamo a vedere il fante di spade. Proiezioni. Anche il 7 di coppe e il 7 di spade parlano di proiezioni. E questa l'ho girata io. 10 di spade e asso di spade. C'è da fare un punto della situazione, ragazzi. Io credo che qui si tratti anche di lasciare un po' andare il controllo o rimettere in ordine i pensieri, perché quando c'è il fante di spade c'è un'energia fin troppo idealista e probabilmente il rischio è quello di lasciarsi trasportare un pochettino da quelle che sono le proiezioni. Quindi qui consiglio di lasciarsi indietro vecchie situazioni e vecchie sofferenze e mettere un po' di ordine nei vostri pensieri. Cercate di capire quali sono le proiezioni, cosa è relativo al passato e che cosa siete voi adesso. È importante vivere nel qui e ora, perché per chi vive nel passato, anche quando cercate di manifestare, se voi a livello energetico siete ancora nel passato con una sorta di dolore, di condizionamento, quello che è proiettato con quella vibrazione, quello che voi state cercando di manifestare nel futuro, lo proiettate con quel tipo di vibrazione bassa.
Quindi poi anche quello che manifestate è inferiore alle vostre aspettative, perché manifestate da qui, quindi raggiungerete qui. Se manifestate da questo livello, anche quello che raggiungerete sarà allo stesso livello, perché si attirano le energie che si emanano. Ok, andiamo a vedere con Osho cosa riesco a dirvi di più. Il matto. Qualcosa mi dice che avete bisogno di... Sì, 2 di spade. Qui lo chiama schizofrenia Osho ed è molto interessante perché fa riferimento proprio a quello che è il bivio, il dubbio, il cuore e la mente potrebbe proprio essere, no? Ehm, Dicevo che qui ho come l'impressione che abbiate bisogno di risvegliare un pochettino il bambino interiore, quell'entusiasmo che vi dicevo qui con il fante di bastoni. Mm, Questa carta è un re di bastoni e ha il fuoco dentro e lo chiama il creatore proprio perché è una persona che ha raggiunto la piena capacità di manipolare il fuoco, di manipolare l'energia, ok? Tenete presente che anche i nostri chakra o ipotesi Lara, scritto H-A-R-A, che sarebbe in giapponese e che è il centro del plesso solare, sarebbe il centro energetico primario da cui parte l'energia, per farvela breve, poi non è proprio così, però ed è rappresentato come una palla così. C'è anche una meditazione che si fa con la palla di luce che è molto bella. Ho l'impressione che dobbiate ritrovare la vostra vera essenza e che nonostante potrebbe essere impegnativo il periodo, quello che c'è è la ruota della fortuna, avete la ruota della fortuna qua, è come se cambiasse uno stile di pensiero, è come se qui riusciste a dire, ok, vedo che questa cosa qui è dettata dalla paura. E io scappo perché ho paura di questa reazione da parte degli altri. Ok? In realtà, una volta che voi decifrate questa cosa, questa paura, se voi vi staccate dalla paura o dalla sofferenza che c'è legata a questa paura, riuscite a ritrovare l'equilibrio, riuscite ad avere questa ruota della fortuna, ragazzi. Andiamo a vedere un'ultima carta per le fatine. Protezione, ma che bella! Allora, questa carta vi ricorda che voi siete sempre protetti e vi dice anche di praticare la protezione di tipo fisico prima di fare qualsiasi tipo di lavoro spirituale. Ve lo metto in questa zona della lettura perché lo vedo più verso, diciamo, metà gennaio. Quello che vi posso consigliare è un'ossidiana. Sono tutte le pietre nere in realtà, sono pietre che assorbono le energie negative e servono proprio per la protezione. Poi sono da sciacquare una volta alla settimana. Tra l'altro ho pubblicato un video sul pendolo e lì spiego come pulire i cristalli, insomma, e come averne cura. Bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata di ispirazione. Se sì, potete mettere un like, potete iscrivervi, potete condividere, potete lasciarmi un commento, ogni supporto per me è importante. Considerato che il 2023 dicono essere sia l'anno della raccolta, vi auguro di poter raccogliere quanta più abbondanza sia possibile per voi. Vi auguro anche di poter iniziare l'anno come una persona nuova, mm? E di iniziare a diventare le persone che volete diventare. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!